Benvenuti nel video dedicato alla creazione del cartamodello di questa gonna. Io l'ho realizzata utilizzando TTCAD L3. Analizziamola assieme. In vita è presente una baschina. L'altezza di questa baschina è di 12 cm. La particolarità della gonna sta nel fondo. Ci sono questi effetti sia sul fianco, sul centro davanti, si vede la cucitura, ma anche tra il centro davanti e il fianco e si vede qui. Poi sul fondo è presente una fascia. Per quanto riguarda la lunghezza della gonna, dalla vita fin prima della fascia sono 95 cm, mentre l'altezza della fascia sono di 8 cm. Vediamo un'altra visione girata sul fianco. Questa invece è la parte del dietro. Si vede che c'è una cerniera inserita nella cucitura del centro dietro. Per quanto riguarda il tessuto che ho utilizzato, è un jeans fermo, mentre per quanto riguarda la fascia ho utilizzato una mussola di cotone ricamata. Vediamo assieme come creare il cartamodello. Per realizzare quel modello sono partita. Sulla lista tipi ho selezionato gonna, sulla lista sottotipi ho selezionato la gonna a 4 teli, questa. Clicco e poi clicco crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato. Mi si apre questa finestrella che mi chiede se voglio utilizzare la guida. Gli dico di sì. Mi porta all'interno del configuratore, precisamente nella pagina misure. Per velocizzare io inserisco solamente la lunghezza della gonna. La mia gonna era 95 cm, esclusa la fascia. La fascia poi io l'ho fatta di 8 cm. Clicco applica misure vestibilità, clicco anche mostra quote così si vedono i centimetri. Avendo utilizzato un tessuto fermo, io ho inserito anche una vestibilità sui fianchi di 4 cm, che è una vestibilità proprio minima, ma per fare in modo che sui fianchi sia leggermente più morbida e non aderente. Clicco di nuovo applica, poi vado a selezionare l'iconcina applica baschina. La baschina che io ho realizzato è di 12 centimetri. Qui in alto clicco applica baschina davanti, vado a deselezionare baschina interna perché in questo momento mi ha creato la baschina che serve per rifinire la parte della vita e che va verso il rovescio del tessuto. Io invece voglio creare proprio un taglio esterno. Quindi disabilito baschina interna e l'altezza inserisco un valore di 12 cm e clicco applica e vedo proprio le due parti della mia gonna, la parte in alto della baschina e la parte sotto della gonna. Faccio la stessa identica cosa per quanto riguarda il dietro, quindi clicco applica baschina dietro, disabilito quella interna e inserisco un valore di 12 cm e clicco applica altezza. Vado a trascinare la mia barra fino a trovare l'iconcina crea modello. Qui io trovo la gonna senza la baschina del davanti, il dietro e la baschina del dietro. Ora vado a cliccare su modifica modello in modo standard per creare quegli effetti che avete visto sulla foto. Mi porta all'interno di gestione parti. Queste sono già le parti che io ho costruito. Abbiamo il davanti base che è già disabilitato, vedo che non ha la spunta davanti perché non la devo portare in stampa. Poi ho davanti senza baschina, vado a cliccare così la seleziono. Devo eliminare questo punto E sul fondo del davanti perché non mi serve. Qui dove c'è scritto modifica punti, seleziono la linea DE. Qui in alto dove c'è scritto mantieni curva selezionata, clicco sulla freccetta e seleziono applica retta e poi clicco elimina punto E. Clicco conferma. Ora nella struttura d'albero ho una parte in più, questa modifica punti, che è quella che ho appena creato. La parte sopra non mi serve più, quindi vado a disabilitarla, clicco sul quadratino, così me l'ha disabilitata. Riseleziono modifica punti perché vado a creare quegli effetti e li vado a creare in modifica forma. Questo innanzitutto è un quarto di gonna, è metà del davanti. Questa linea la considero il centro davanti, mentre questa lo considero il fianco e devo fare la stessa identica cosa in entrambi i lati. Questa, prima seleziono il fianco, qui
c'è scritto che è il tipo di curva è un segmento. Lo trasformo cliccando sulla freccetta in una polilinea 3 punti. Vado dove c'è scritto curvatura, vado a cliccare sul doppio più finché vedo qui dove ci sono i centimetri il valore di 15 centimetri o molto simile a 15 centimetri. Naturalmente è un valore che voi potete aumentare o diminuire ed è questo l'effetto. Questi sono i 15 centimetri che partono dalla linea originale e vanno verso l'esterno, creando questo triangolo, questa punta. Ecco, 15. Poi vado a spostarla verso il basso, qui dove c'è scritto posizione curva al 50%. Ora si trova esattamente a metà della linea su cui sono andata a creare la curvatura. Con il doppio più vado a spostarla verso il basso finché raggiungo il 75%. Col doppio più e poi con il più singolo. Faccio la stessa identica cosa su questa linea che per me è il centro davanti. Seleziono, vado a selezionare polilinea 3 punti, la curvatura sempre con il doppio più perché vado verso l'esterno del modello fino al raggiungimento dei 15 centimetri. Poi sposto verso il basso, in questo caso la posizione della curvatura devo cliccare non più il più ma il meno, perché il programma ragiona sempre quando va a spostare i punti attorno al perimetro in senso orario, quindi da questa parte era con il più, da questa parte è in senso antiorario, quindi devo cliccare il doppio meno. E qui devo raggiungere il 25%. Ecco fatto. Ora faccio la stessa identica cosa per il fondo della gonna. Seleziono, vado a selezionare polilinea 3 punti. Adesso la curvatura la voglio fare verso l'interno della gonna, perciò clicco il doppio meno e anche qui fino al raggiungimento dei 15 centimetri. La posizione mi indica il 50%, per quanto riguarda il fondo lascio il 50%. Clicco conferma. Ecco qua che io vedo nella finestra grafica la mia partenza, quindi la parte base e la parte modificata. Faccio la stessa identica cosa per il dietro. Vado a selezionare il dietro, questo che vedo senza baschina, vado a eliminare il punto E cliccando in modifica punti, seleziono la linea di E con il mouse, qui in alto seleziono applica linea retta e poi elimina punto E. Conferma. Anche qui ho creato un'altra parte che è il dietro modifica punti. Questo primo vado a disabilitarlo, quindi clicco sul quadratino in modo da togliere la spunta e riseleziono modifica punti. Io qui potrei crearmi il dietro uguale identico al davanti facendo gli stessi identici passaggi in modifica forma, però c'è una funzione che posso utilizzare in questo caso perché il davanti e il dietro sono uguali identici come forma e come numero di punti. Quindi vado a selezionare il davanti, questo modifica punti, che vi ricordo che se non vedete questa desinenza, questa parte finale della parte creata, dovete andare ad abilitare qui in basso aggiungi tipo parte a nome. Dovete vedere la spunta all'interno del quadratino. Seleziono il davanti, qui c'è copia, clicco copia, poi vado a selezionare il dietro modifica punti e clicco incolla. Mi esce questa finestrella, vado a selezionare la prima opzione, incolla tutte le modifiche fatte alla forma della parte copiata. Ed ecco qui che ho ottenuto il mio dietro uguale identico al davanti. Vado a cliccare su mostra solo parti non oscurate, così faccio pulizia e vado a controllare di avere le parti che mi interessano da portare in stampa, quindi modifica punti, la baschina del davanti, modifica punti dietro e la baschina del dietro. Perfetto, ora voglio creare quella fascia che io ho sulla gonna e avete visto in foto, quella bianca. Seleziono davanti questo modifica punti, clicco su fasce,
La fascia che io devo creare è sul fondo ed è questa parte della mia gonna, quindi dalla lettera D alla lettera E. Intervallo di punti, vado a cliccare sulla freccetta e seleziono il primo punto, perché vi ricordo che ragiona sempre in senso orario sul perimetro, quindi la lettera D e la lettera E è diventata blu. L'altezza della mia fascia è di 8 centimetri. Lascio abilitato raddoppia l'altezza perché la rifinisco, è un rettangolo quello che costruisco, doppio per quanto riguarda l'altezza, e vado a cliccare aggiungi una nuova fascia e ho ottenuto la fascia che mi rifinisce il fondo. Però c'è una cosa, io non ho lasciato il fondo con tutti questi centimetri e qui vedete i centimetri e vi ricordo che questo è solo un quarto del fondo, perché ho fatto un'altra cosa. Questa vedetela come se fosse una pince molto grande. Sono andata a unire questo lato con questo per alcuni centimetri, ma bisogna fare attenzione perché i centimetri dovete stabilirli voi quanto potete unirli tra di loro. In questo modo io ho unito questo lato con questo lato per 13 centimetri, perciò 13 più 13 fa 26 centimetri. Sono andata a sottrarre perciò alla fascia questo valore 26 centimetri. Prima di tutto ho fatto questa cosa, sono andata qui dove c'è scritto allungamento. Allungamento in teoria è l'opposto di quello che io devo fare, però posso utilizzare questa funzione, basta mettere davanti il segno meno, quindi allungamento diventerà accorciamento e inserisco i miei 26 centimetri. Vado a cliccare applica modifiche alla fascia selezionata. Ora vedo il valore che io ho definitivo. E per valutare se questi centimetri sono sufficienti, prima di tutto vado a cliccare su raddoppia la lunghezza, perché così da un quarto la faccio diventare la fascia metà fascia. Quindi prima raddoppia la lunghezza e poi clicco abilita. Questi centimetri, se io li moltiplico per 2, che vuol dire ottenere la circonferenza finale della mia gonna, quindi inseriamo questo valore 65,5 per 2, questo è il valore della mia circonferenza finale, quindi ho 131 centimetri. Il consiglio che vi do per riuscire a camminare agevolmente è che non sia inferiore a 130 centimetri il fondo, perché altrimenti fate fatica a camminare. Se vi accorgete che facendo questa operazione questi centimetri sono inferiori a 130, non inserite il valore di meno 26 come ho fatto io, quindi una chiusura di 13,13, ma inserite un valore inferiore fino al raggiungimento della circonferenza finale almeno di 130. La circonferenza può essere maggiore, 140 va benissimo, anche 150 va benissimo, l'importante è che non sia inferiore. Nel mio caso mi va bene, ottengo i 130, dovete anche ricordarvi, quindi segnatevelo da qualche parte, che poi nella confezione dovete chiudermi questa, che vi ripeto è come se fosse una pince molto grande, questi due lati per, nel mio caso, 13 cm e 13 cm. Clicco conferma. Qui adesso ho anche ottenuto la mia fascia. Vado in margini di taglio perché la baschina del davanti vado a eliminare questo margine perché voglio appoggiarla sulla piega della stoffa, quindi seleziono qui dove c'è scritto margine normale, clicco su nessun margine e applica. Anche la fascia vado a eliminare questa parte qui, così l'appoggio sulla piega della stoffa e la fascia mi diventa intera, quindi nessun margine e applica. Poi vado in testi. Vado a modificare il dritto filo della baschina del davanti, quindi seleziono questo davanti baschina. Ora il dritto filo è questo ed è perfettamente a 90 gradi con il fondo. Voglio però appoggiare questo lato
che per me rappresenta il centro davanti, sulla piega della stoffa, perciò il dritto filo lo devo far diventare parallelo al lato B4-B1. In questo modo. Qui in alto ho selezionato già la baschina, qui testo da modificare, clicco sulla freccetta e seleziono dritto filo. Mi viene indicato che ho un angolo di 90 gradi rispetto all'asse X. Prima di tutto clicco sullo 0 per quanto riguarda l'angolo e poi riferito B4-B1. Questo, B4-B1. Ed ecco qui che ho ottenuto il dritto filo parallelo. Lo avvicino così lo vedete, è più facile vedere che è parallelo. Faccio la stessa identica cosa per quanto riguarda la baschina del dietro. Seleziono baschina del dietro, testo da modificare già selezionato dritto filo, l'angolo prima clicco sullo 0 e poi in questo caso vado a selezionare B2, B3. Non mi cambierebbe assolutamente niente andare a selezionare anche B1, B4, ma è proprio per una cosa, diciamo, più che altro intuitiva, che questo per il davanti l'ho usato col centro davanti e questo lo uso per il centro dietro, perché in realtà la baschina non cambia i lati. Vado in stampa, ok, ora vedo tutto il mio modello sulla stoffa aperta, perché questo modello ha una larghezza che non mi permette di appoggiarlo sulla stoffa piegata e anche le baschine le vedo tutte, le vedo anche se gli avevo detto di appoggiarmela sulla piega della stoffa, non ce la fa ad appoggiarla, però io posso appoggiarla comunque creandomi una piega in un secondo momento. Si può anche appoggiare il modello nella stoffa doppia. Se voi avete il tessuto che non ha verso, lasciatelo aperto, quindi qui ho la cimosa e ho l'altra cimosa, qui ho il taglio e il taglio. Si può piegare la stoffa partendo da questo vertice, lo posiziono su questo angolo in basso e la stessa cosa faccio da questa parte. Vado a creare una piega in questo senso. In questo modo sfrutto tutta la larghezza della stoffa e riesco a appoggiare sia il davanti che il dietro. Posso anche appoggiare questa fascia lungo la piega, se appunto, come vi dicevo, la vostra stoffa non ha un verso, e posso anche appoggiare la baschina sulla piega che ho creato. Qui a sinistra ho tutte le parti del modello da portare in stampa e questi sono tutti i fogli in A4. Potete anche fare una cosa. Invece di andare a stampare sia il davanti che il dietro, che come vedete sono uguali, identici, potete stampare un unico modello, ricalcare su una carta in modo da avere sia il davanti che il dietro. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!